Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro o Luna o Venere in Cancro solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2025. Lo facciamo partendo da una bella croce celtica dove analizzeremo tutti i settori della tua vita: lavoro, economia, finanze, relazioni, amicizie, famiglia, corpo, salute, mente. Poi andiamo ad approfondire la parte relazionale amorosa, sia per chi ha qualcuno, per chi non ha nessuno o una persona nel cuore. Alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi in questo mese, in concomitanza con i 21 giorni che so che state facendo. E per le ragazze nuove i 21 giorni li trovate sotto all'info box in descrizione, il post che vi reindirizza ai 21 giorni, ok? Per realizzare lo stato ampliato di coscienza e co-creare con gli dei. Tengo conto dei transiti principali planetari per te, me li sono scritti qua. I transiti principali per te nel mese di settembre 2025, abbiamo quello che mi salta subito, il Giove in Cancro, cioè vedo espansione, crescita emotiva, espansione personale, la fortuna e la tutela familiare, ho scritto, e ci sono delle opportunità importanti legate alla casa e alle radici. Poi abbiamo Saturno in Pesci, la maturità emotiva, Urano retrogrado in Gemelli, Venere che passa dal Leone alla Vergine, e poi la luna piena in Pesci, che ti è molto amica questa luna piena perché amplificherà la tua intuizione, la tua intensità emotiva, ti farà immergere ancora di più nel tuo mondo interiore affinché tu possa recuperare pezzi importanti del tuo potere, no? E non sono un'astrologa, ma ci sono tantissimi bravissimi astrologi sul web come Simon, che è tra i miei preferiti, però attraverso l'intuizione metto gli archetipi, perché gli astri sono archetipi, no? Nel mio lavoro, e quindi ho messo i transiti principali per te che lo andiamo poi ad applicare all'interno della lettura di tarocchi. Ok, ragazzi e miei ragazzi, partiamo. Ecco, allora, iniziamo con la nostra bella croce celtica. Allora, chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi nella gioia e nell'entusiasmo per settembre 2025. Prima carta. Come entriamo nel mese di settembre? Qual è l'ostacolo o sfida principale? Le radici che muovono tutto, cosa c'è nel tuo subconscio? Cosa è accaduto nel mese di agosto o le settimane precedenti? Poi, come entriamo la prima parte del mese fino al 15 settembre circa? Energia della prima parte del mese, energia della seconda parte del mese dal 15 circa in poi. Poi, qual è il tuo approccio? Come ti poni? Il tuo sé, il tuo approccio. Quali sono le influenze esterne che vivrai? Quali sono le tue speranze e le tue paure? Sta facendo un 4 di bastoni, vogliamo stabilità qua, ok? 3 di spade, stanno uscendo da sole, però ci sono un po' di cose da lasciare andare, ok? Allora, quali sono le tue speranze e le tue paure? E il risultato finale per te in questo mese? Come si chiude il mese? Bene. Allora, adesso, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per iniziare il nostro viaggio insieme. Cosa accadrà a settembre 2025? Allora, vediamo come partiamo, come entriamo nel mese. Con l'appeso. È una sosta forzata questa, ma non è sterile. Allora, una sospensione.
L'appeso chiede di cambiare prospettiva rispetto a delle cose, guardare la vita da un altro angolo. È la carta del sacrum facere, no? La carta della persona spirituale, del darsi, dell'offrirsi, di rivalutare le cose da un'altra prospettiva. Per tutte voi ragazze e miei ragazzi che state facendo le pratiche dei 21 giorni, sta già lavorando con l'appeso carta centrale. Ok. L'appeso mi dice che non si può correre in questo momento, bisogna, come dire, bisogna lasciarsi andare all'interno, va bene? Qui i transiti parlano chiaro, questo Giove in Cancro ti spinge proprio ad espanderti all'interno per generare frutti all'esterno. Chiede visione spirituale, quindi c'è una sorta di tensione tra crescita e resa, ok? Andiamo a vedere l'ostacolo, la sfida principale, e abbiamo il carro. La sfida è muoversi, prendere in mano le redini, cioè devi imparare a guidare la tua direzione con sicurezza, senza lasciarti trascinare dal caos emotivo. Ecco perché c'è la sospensione dell'appeso. La vera difficoltà sarà equilibrare emozione e volontà, intuizione e decisione. Poi vediamo tutti i settori, intanto ti faccio la lettura generale. Allora, poi, cosa c'è alla base? Il diavolo. Allora, tu vuoi ottenere determinate cose. E il diavolo alle radici sono anche delle situazioni. Cioè il diavolo alle radici è come se tu sei consapevole di alcuni ostacoli interiori per sbloccare delle situazioni esteriori. Cosa succede? Che per sbloccare le situazioni esteriori devi sbloccare quelle interiori. Come si fa? Con la resa incondizionata. Ci sono situazioni magari di appesantimento karmico che possono fungere da ostacoli, basta arrendersi alle emozioni e dare la mano a quelle emozioni per farti portare. Ci sono situazioni magari di manipolazione, situazioni tossiche, situazioni che navigano nel subconscio, che si interpongono negli obiettivi che vuoi raggiungere, ma sono proprio queste che ti danno lo slancio, questi ostacoli qui. Sono 3 arcani maggiori potentissimi, Cioè, quello che vedo è che ci sono dei desideri intensi tuoi. Più c'è desiderio, più c'è paura, no? Quindi degli attaccamenti. Il diavolo qua perfettamente dimostra dove sei ancora incatenata a vecchi schemi emotivi, a bisogni che sembrano inevitabili. Quindi può indicare queste dipendenze affettive, delle dinamiche di potere nei rapporti, oppure la paura di lasciarti andare davvero. Con Giove in Cancro questa radice diventa l'occasione di crescita per te, cioè trasformare le catene in consapevolezza. Va bene? Perché poi questa consapevolezza ti permette anche di prendere le redini e muoverti in avanti. Ma abbiamo anche Marte in bilancia, no? Marte in bilancia ce l'abbiamo qua. Sì, fino al 22 Marte in bilancia. Allora, Marte in bilancia, il movimento potrebbe essere impulsivo, quindi devi imparare a guidare con equilibrio e strategia, non solo con la forza emotiva. Uscire dalla sospensione e decidere dove andare con equilibrio e strategia. Va bene? Andiamo a vedere cosa è accaduto nel passato recente, cioè agosto, le settimane precedenti. Sì, l'8 di spade, ad agosto c'è stata una sensazione di blocco mentale, come se non vedessi delle vie di uscita. Non lo so, forse una situazione ti ha fatto sentire intrappolata o intrappolato senza scelta? Che succede adesso? Che adesso tu capisci che non era la realtà, ma una percezione da superare. Va bene? Vediamo cosa arriva nella prima parte di settembre fino al 15. Boom, 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 la ruota della fortuna. Cambiamenti improvvisi, svolte karmiche. Qua ci sono degli eventi che ribaltano la prospettiva. Delle coincidenze, delle porte che si aprono. Il tuo Giove in Cancro porta questa ruota a girare a tuo favore. Ti porta a crescita, opportunità, occasioni di liberazione dai blocchi di agosto. Non so che cosa hai avuto ad agosto, però blocchi riguardanti la situazione del diavolo che ti ho descritto. Sì.
Ok, vediamo nella seconda parte di agosto, scusami, di settembre 2025, dal 15 in poi. Sì, chiaro. L'energia fluisce molto molto rapidamente, energia veloce, comunicazioni che arrivano, decisioni rapide. Dopo la ruota il movimento qua diventa molto accelerato. Io qua vedo incontri, messaggi, viaggi, notizie importanti, tutto prende velocità. Con Marte in bilancia questa velocità sarà accompagnata dalla necessità di mediare, cioè il fuoco c'è ma va gestito con equilibrio, va bene? E vediamo qual è adesso il tuo approccio. Qua abbiamo un 7 di bastoni. Guarda, io ti vedo in posizione di difesa, come se dovessi proteggere ciò che hai conquistato. Vuoi far valere il tuo spazio, non vuoi essere travolta o travolto dagli eventi, ti vedo così. E Giove in Cancro ti sostiene a difendere la tua sensibilità e i tuoi valori familiari. Ti vedo combattiva qua, combattivo. Vediamo le influenze esterne. Ah, ci picchia, c'è la torre. Allora, qualcosa fuori di te cambia bruscamente. Eventi inattesi, rivelazioni, rotture di schemi. Questo non è un male, perché la torre qua libera da costruzioni ormai fragili. Insieme alla ruota della fortuna e l'otto di bastoni, qua mostra un settembre molto dinamico, forti cambiamenti. Sarà anche che al rientro, magari qualcuno di voi è andato in vacanza, al rientro delle vacanze, o comunque sia quello che si è acquisito nei mesi estivi, adesso si vogliono fare dei cambi. Sì, vediamo le tue speranze e le tue paure. Qua abbiamo il 4 di bastoni. Era uscito mentre stavo battendo, forse no? Vabbè, allora qua tu hai desideri di stabilità, di casa, di armonia, di celebrazione, però allo stesso tempo temi che con tutti questi scossoni è come se la tua pace possa vacillare, cioè è la paura di non sentirti al sicuro. Va bene, ma continuiamo, poi facciamo i quadri nei vari aspetti. Risultato finale. Settembre si chiude con una grande introspezione. L'eremita. Dopo la velocità, la torre. Qua c'è bisogno di rito sacro dentro di te. Saggezza, comprensione interiore, come se ti ritirassi qua. Cioè è un mese che porta talmente tanto movimento, settembre, che alla fine ti lascia una nuova luce dentro. Sai meglio chi sei e che cosa vuoi alla fine, con tutto quello che accade. Ok? Sì. Allora, adesso valutiamo tutti i settori, per esempio lavoro, carriera, finanze. Allora, la ruota della fortuna, l'otto di bastoni e il carro mi parla di grandi svolte professionali, delle opportunità improvvise, una crescita accelerata. Con questo tuo Giove in Cancro ci sono delle ottime occasioni di guadagno e stabilità economica se sai gestire bene il flusso. L'unica cosa, attenzione alla torre, ci sono dei possibili cambiamenti strutturali, cioè chiusura di un progetto, rottura con dei collaboratori, ma questo succede per aprire delle nuove strade. Va bene? A livello di famiglia, di relazioni, di amicizie, io vedo che il diavolo qua nelle radici mostra delle dinamiche complesse. A livello di famiglia, di relazioni, di amicizie ci possono essere dei rapporti di dipendenza o dei legami molto forti che vanno trasmutati, trasformati. Perché qua la torre esterna può portare a delle verità che possono scuotere i rapporti familiari o delle amicizie. Però il 4 di bastoni al tempo stesso mostra il tuo desiderio di unione che resta forte, cioè il senso di casa si ricostruisce grazie a queste cose. Ok? Sì. Poi l'amore lo approfondiamo tra un po'. Per quanto riguarda
la salute, il corpo, il benessere, con questo appeso qua iniziale, vedo che l'appeso ti dice rallenta, ascolta il corpo, non forzare. Poi subito dopo l'otto di bastoni porta tantissima energia che deve essere canalizzata bene. Ricordiamo Marte in bilancia, un po' di attenzione a dello stress, delle tensioni muscolari, no? E l'eremita finale qua mi dice che il corpo chiede il tempo del recupero dopo tutto questo movimento. Suggerite le pratiche di yoga, yoga sciamanico, meditazione, qua in questo mese, va bene? Perché c'è tanta energia, deve essere canalizzata bene. A livello di psiche, di anima, qua abbiamo il diavolo e la torre che sono molto indicativi. Ci sono delle profonde liberazioni da vecchi schemi. Ciò che cade, cade per darti nuova forza. E qua succede poi che l'eremita ti conduce a una comprensione più alta, più spirituale. È un mese fortissimo a livello karmico e dharmico, cioè ti dice lascia andare ciò che ti incatena, accogli il nuovo. Va bene? Sì. Allora, per quanto riguarda l'amore, invece, lo analizziamo bene dopo, ma il diavolo mostra delle passioni e dei legami molto intensi, a volte anche complessi qua. La ruota della fortuna, l'otto di bastoni, mi parlano di incontri, comunicazioni, anche ritorni improvvisi. E la torre esterna qua può segnare delle rotture improvvise, ma necessarie a liberare il cuore. E l'eremita finale, alla fine del mese qua avrai più chiarezza, una visione più matura dei tuoi rapporti, mi spiego? Sostanzialmente qua io vedo un mese di grande potenza e di liberazione per te. Potenza e liberazione che mi parlano proprio di questa ruota che arriva, tanto cambiamento, opportunità, Giove è a tuo favore per quanto riguarda l'espansione. Adesso andiamo a vedere sull'amore nello specifico, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, andiamo a vedere tutta la tua energia, l'energia delle persone o della persona che ti viene incontro e poi cosa succede a livello generale per te in amore. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, settembre 2025, come vanno a stare in amore? Come vanno a stare in amore? Abbiamo un asso di denari, abbiamo un 9 di coppe e abbiamo la forza. Guarda, queste sono carte che mi parlano di opportunità d'amore, che ti fanno sentire bene, ma soprattutto di opportunità che ti danno un senso di, al di là dell'amore, opportunità tue personali. Il 9 di coppe è una realizzazione personale tua. E quindi siccome della prima e seconda parte del mese io qua vedo delle cose che ti danno delle soddisfazioni personali nella vita concreta, asso di denari, queste cose possono essere lavorative, ripeto, questo Giove in cancro è molto indicativo per te, no? Delle soddisfazioni emotive personali sul piano pratico e questo si può riscontrare nel lavoro, negli affetti e nelle relazioni. La forza mi parla di recupero anche di rapporti, di recupero di rapporti, la voglia di recuperare perché ti trovo bene a livello emotivo qua, la voglia di recuperare, di dare e di gestire anche gli istinti più bassi e portarli a tuo favore. Sì, c'è la voglia di recuperare dei rapporti d'amore o di darsi a qualcuno, sforzarsi, darsi, ok? Vediamo comunque l'energia della persona che ti viene incontro. C'è una ripresa emotiva qua per te, ecco. L'energia della persona che ti viene incontro. Poi ti leggo se sei singolo, se sei in coppia, intanto abbiamo letto questa prima energia. L'energia dell'amore verso di te, che sia una persona o più persone, l'energia dell'amore verso di te. Chi è questa persona che ti viene incontro? L'imperatrice, c'è una grande voglia di espansione insieme a te di questa persona. Il matto, sì, di lanciarsi. Allora, il giudizio. Questa è una persona che ha voglia di ripartire da zero con te. Se è una persona nuova, è una persona che risveglia l'amore in te.
qualcosa di straordinario a questa energia di questa persona nei tuoi confronti, e la voglia proprio di espandersi con te, di rinascere insieme a te, è una persona che ti metterà davanti a una scelta importante, però tu sei già pronta o pronto. Vedo una persona con delle grandi potenzialità nel rapporto. Sì, vediamo alla fine e poi ti analizzo passo passo. Cosa succede alla fine in amore per te? 4 di spade, vedi, richiama l'appeso lì, come se avessi bisogno di cautela. Poi, almeno la prima parte, come entriamo a settembre, no? 5 di coppe, stiamo elaborando delle vecchie dinamiche emotive di perdita qua. E poi, sì, il 2 di bastoni. Allora, io qua vedo chiaramente che questo mese porta grandi trasformazioni. Qua dall'altra parte l'amore ti chiama, c'è una grande forza propulsiva dall'altra parte. Ma è come se queste carte di riflessione, come se andassi prima di tutto in questo mese a elaborare un senso di perdita, di delusione, dovuto anche a questo diavolo qua che abbiamo, quelle dipendenze, gli attaccamenti da elaborare, no? Magari qualcosa non andava come ti aspettavi o non è andato come ti aspettavi. Alla fine, questo 2 di bastoni mi parla di un'apertura di cammino, di nuove possibilità. Questa è una preparazione a qualcosa di più grande, come se il destino ti mette davanti a 2 strade, a 2 possibilità. Che cosa scelgo adesso? Infatti si richiama all'eremita. Una scelta che prenderai sulla base di una saggezza, di una maturità ritrovata. Ok? Quindi abbiamo Venere in Leone fino al 19, dove vedo degli incontri, no? Passionali, forti, magnetici. Il passaggio poi in Vergine mi dice che l'amore deve dimostrare concretezza, altrimenti si affievolisce, no? E quindi la Torre qua nella lettura generale come influsso esterno ci avverte che settembre porta una verità e anche degli scossoni che possono far cadere le illusioni, corrispondente anche al 5 di coppie, no? Di coppe, lasciando solo ciò che è autentico. Ok? Quindi sostanzialmente è come se questa stesa mi stesse dicendo che l'energia, per esempio, della persona che ti viene incontro è un'energia molto fertile, una figura molto fertile, affettuosa, capace di dare, nutrire. Questa persona porta abbondanza con sé, bellezza, una grande forza creativa. Può avere un'energia femminile molto forte questa persona, anche se fosse un uomo, è come se la parte yin, no, è dominante. Il matto poi qua porta freschezza, novità, libertà, cioè è qualcuno che non ha paura di buttarsi, non ha paura di osare, di cominciare qualcosa di nuovo e può arrivare in modo imprevisto e spiazzante. Ricordiamo tutti questi movimenti, boom boom boom, Il giudizio cosa fa qua? E il giudizio, questo è il destino. Questa è una persona che non entra ovviamente per caso, che non esiste nella tua vita, è una chiamata, un incontro che scuote dentro, come se aprisse una porta che da tempo aspettava di essere aperta. Quindi le caratteristiche di questa persona, che tu la conosco meno, a livello che tu la conosco meno, energeticamente è una persona solare e creativa, imperatrice, un po' incosciente, un po' libera, un po' matta, ma anche molto profonda, portatrice di svolte. Giudizio. Quindi potrebbe avere a che fare con l'arte o con la comunicazione oppure con la bellezza o comunque con la capacità di generare, di creare, di ispirare. Qua vedo una persona che stimola cambiamento e rinascita anche se non sarà sempre semplice. Ok? Allora che succede? Che arriva questa persona, comunque c'è questa persona, c'è un momento di pausa, di riflessione, di elaborazione, come se servisse fermarsi e ascoltarsi prima di prendere una decisione, no? Allora, se per esempio sei single, qua c'è un incontro reale e tangibile che ti fa sentire viva, vivo, desiderata, desiderato. Qua il tuo cuore vibra di nuova energia. Questo non è un amore platonico, c'è concretezza e anche un forte magnetismo fisico. Questa persona in arrivo potrebbe essere un incontro improvviso, quasi boom, così, che porta luce, che porta stimolo, porta creatività. Io non ti dico che è quella definitiva come persona, ma è sicuramente un incontro del destino che segna. Allora,
A fine mese, l'eremita con queste carte qui, che succede? Dopo questo entusiasmo, questa accoppiata, questo fuoco, ci sarà una pausa, forse una piccola delusione, oppure il bisogno di ricalibrare le aspettative. Però il 2 di bastoni qua apre una strada e dice: da questo incontro nascerà una scelta, un'opportunità futura. Cioè, in pratica, per te che sei single, c'è movimento, l'amore bussa veramente, però attenzione a non proiettare troppo, proiettare aspettative, no? Abbiamo il diavolo qua. A fine mese servirà a capire se questa persona resta oppure è solo un ponte verso qualcosa di più grande. Va bene? Se per esempio hai una persona nel cuore ma è lontana o con poco contatto, io vedo che qua c'è possibilità di riaccendere il contatto, magari con un messaggio, un gesto concreto. Qua il desiderio di ritrovarsi è molto forte, anche se ognuno è immerso nel proprio mondo, no? Serve calma, non serve forzare il legame, perché il legame si muove su fili sottili. Questa persona a cui pensi, che è la persona amata, no? Che hai nel cuore, può riapparire nella tua vita in modo inaspettato, proprio come una chiamata, no? Può esserci un ritorno, ma non è un ritorno lineare, perché il matto mi dice che porta improvvisazione, strane tempistiche. E mi dice che in questo ritorno non tutto però si risolve subito, ci può essere un avvicinamento, però anche delle incomprensioni o delle distanze che possono restare. Il 2 di bastoni mi mostra che la scelta resta aperta, cioè sarà il mese di settembre a portare dei segnali, però la vera decisione viene più avanti, non subito. Quindi, perché è una persona nel cuore che non senti o che senti di rado, c'è una possibilità concreta di riavvicinamento, un ritorno, ma non è definitivo, è più un segnale, è più una porta che si socchiude, mi spiego? Se invece sei in coppia, la vostra coppia entra nel mese con voglia di costruire, di sentirsi felice, di sentirsi complice, è un ottimo momento per dei progetti concreti, casa, lavoro, famiglia. Sì, la persona, la tua persona, no? L'altra persona, che se sei in coppia, voglio dirti una cosa, se sei in coppia, ci può essere una tentazione esterna da parte dell'altra persona, qualcosa che metterebbe in discussione alcune cose. Una tentazione, di qualsiasi natura sia, una tentazione, però questa tentazione è un'energia che fa riflettere su cosa manca al rapporto, oppure fa riflettere su cosa si desidera davvero. Non sto parlando di terze persone, anche se potrebbe essere, però è un... Qua abbiamo anche il diavolo, una tentazione, che fa riflettere su cosa manca al rapporto, su cosa si desidera davvero, ti ripeto. La vostra coppia nel mese potrebbe attraversare un momento di silenzio, piccola crisi, qua vedo. E in questo silenzio crisi si elaborano delle incomprensioni. Si sente che qualcosa va ricalibrato. E alla fine che succede se siete in coppia? Si resta davanti a una scelta qua. Cioè, rinnovare con più forza oppure guardare altrove? Ok, che voglio dire? La coppia è forte qua, ma non è esente da sfide, cioè settembre vi porta a riflessione qua, la possibilità di rivedere le vostre basi. Non è un mese di rottura, non ci sono 10 di spade, no. È un mese di scelte interiori, va bene? Quindi, per chi è singolo arriva un incontro potente e destinato, però non è definitivo. Serve ascoltare e vedere cosa resta. Chi ha una persona nel cuore c'è possibilità di segnali, ritorni o contatti inaspettati, ma non sono risolutivi, si apre una porta. Per chi è in coppia c'è un progetto di stabilità, ma con la prova di una tentazione, di una verità da affrontare. Qua serve dialogo e riflessione, ok? Ok, vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei, la persona che ti viene incontro cosa ti dirà, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo.
Amore non è amore se muta quando scopri un mutamento, soprattutto rispetto alle persone che sono già in coppia, che c'è un cambiamento qua, questa tentazione qui, che deve essere rivalutata per vedere cosa manca alla coppia. Se hai una persona nel cuore, qua c'è questo ritorno, una porta si apre, bisogna gestire questo mutamento. Se sei single, qua è la stessa cosa, cioè arriva questa persona qui che dà molta passione e poi accade un mutamento, una sospensione, che ti fa dire, ma la voglio questa persona? Ok, cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Questo è per chi c'è un ritorno e anche per chi affronterà un momento un po' di stasi con l'altra persona, che può scappare come se non si sentisse degna o degno. Sì, cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Come parlo di qualcuno che scappa o è scappato, può scappare in questo mese per paura che tu lo possa lasciare. Infatti qua abbiamo la torre come influenze esterne. Questo è un mese molto movimentato, ragazze e miei ragazzi, centratura qua. Giove nel tuo segno ti porta espansione, soprattutto espansione di coscienza, abbiamo l'appeso al centro stesa. Questo è un grande mese iniziatico. Sì, grande mese iniziatico. Fai mettere carta positiva in amore per te. Carta positiva l'appeso. Carta positiva l'appeso, l'ho appena nominato. C'è da dire che se l'appeso, carta positiva, per alcuni di voi che le situazioni erano ferme da tempo in amore, si sbloccano, ma l'appeso al positivo ti dice di cambiare prospettiva affinché queste situazioni possano andare verso il verso giusto. Cambia prospettiva rispetto all'approccio relazionale rispetto all'altra persona e questo porterà a far andare le cose nel verso giusto, a canalizzare tutta questa energia. Energia negativa, eccola, no, non la voglio un'altra, non si era girata, era solo saltata. Energia negativa in amore, re di spade, ci può essere del silenzio, delle parole fredde oppure incapacità di prendere delle decisioni. Questa è la carta, e infatti due di bastoni, la stesa sull'amore è aperta, non è definitiva, va bene? Vediamo adesso con le carte del drago immaginale come canalizzare tutta questa roba qua potentissima che c'è per il tuo mese con il rituale della buona riuscita e vediamo cosa ti dice il drago immaginale proprio per la tua evoluzione in questo mese. Cancro, la costanza, ci picchia, te la leggo perché non ti voglio far perdere nemmeno una goccia di questa carta, già la costanza parla da sé. Costanza per i risultati, numero 5. Allora, in presenza di questa carta, qualsiasi domanda tu abbia posto, devi perseverare, dice qua. Guarda, ti leggo questo. Le nostre abitudini di vita, i nostri rituali quotidiani, sono i principali responsabili dei nostri fallimenti e dei nostri successi. Introdurre abitudini costruttive nella nostra quotidianità è fondamentale. La principale dote per realizzare ciò è la costanza. Se vuoi introdurre una buona abitudine nella tua vita, per esempio svegliarti tutte le mattine alle 5 per rendere più produttiva la tua giornata, approfittando delle prime ore del mattino che sono sempre quelle con il maggior tasso di redditività, devi essere costante. È solo dopo qualche tempo, infatti, che puoi renderti conto di quanto coricarti presto e svegliarti presto al mattino aumenti la tua energia. Anche per uscire da un cattivo rituale ci vuole costanza. Se vuoi liberarti dall'abitudine di mangiare prima di andare a dormire e imparare a consumare l'ultimo pasto della giornata non dopo le 18, devi avere costanza nel farlo. Dopo un po' ti accorgerai di quanto bene ti stai facendo e così ti sarà facile, quasi automatico, trasformare il rituale in un'abitudine. Affinché i migliori risultati si instaurino nella nostra vita e i peggiori vadano via, è necessario innescare una sorta di potere automatico che inizialmente richiede costanza. Ricordiamo che abbiamo il diavolo nel subconscio. Cattive abitudini, situazioni malsane, costanza su abitudini sane. In presenza di questa carta, qualsiasi domanda tu abbia fatto, la risposta è devi perseverare.
La costanza è un fatto di decisionalità. Devi decidere di ripetere il rituale positivo o di lasciar cadere quello negativo ogni volta che l'occasione si presenta. A questo fine la tecnica dei 10 respiri è davvero un attivatore potente. E adesso ti do il rituale della buona riuscita. Ogni sera prima di addormentarti, facendo 10 respiri leggermente più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo, fai i tuoi propositi per il giorno seguente. Per esempio, domani mattina mi alzerò alle 5, oppure non mangerò i biscotti prima di andare a letto, oppure quello che vuoi tu. Lascia che il proponimento scenda in te con il respiro. Depositalo nelle profondità del tuo corpo. Senti che i semi delle decisioni così conservati acquisteranno forza durante l'arco della notte, come semi nella terra, e fioriranno il giorno successivo. Durante l'arco del giorno, ogni volta che ti trovi a dover lasciare andare una cattiva abitudine o a intraprendere un rituale positivo e tendi a sfuggire, a distrarti, a non farlo, ricorri alla tecnica dei 10 respiri, ripetendo nel frattempo il mantra Samasati più volte. Si dice Samasati, Samasati, Samasati. Ok? Samasati in questo modo. Si dice che Samasati sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire e viene resa con l'espressione ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Questo significa Samasati. L'animale che devi visualizzare, l'immagine che ti aiuta è l'orso. Quindi ragazze mie e ragazzi, questo è il mese in cui tutti questi cambiamenti porteranno a togliere alcune cattive abitudini, a stabilire delle sane abitudini che poi diventano un potere automatico e questo lo puoi fare quotidianamente, datti dei passi tutto il giorno, va bene? Da fare, ricordati quando lo devi fare. Anche quando cerchi di non farlo, di sviarlo, ricordati perché questo porterà alla realizzazione dei tuoi obiettivi anche su altri piani. È un rituale potentissimo questo che i primi 3 giorni ti costa fare. Te lo dico perché l'ho fatto, ti costa almeno i primi 3 giorni, ma la gioia che hai, la soddisfazione di quando raggiungi quell'obiettivo, quando lo fai almeno per 7 giorni, cioè tu non hai idea. E siccome è la mente che vuole farti desistere, vuole spostarti, no? Perché vuole renderti schiava o vittima, ecco tu la freghi. Ok? Questo è un grande mese. Mi raccomando, ragazzi e miei ragazzi, guardate quanta energia e movimento c'è, quindi canalizziamola nel modo giusto, con le giuste pratiche e arriverai a quella saggezza che ti permetterà di essere proprio centrata o centrato nel tuo potere. Va bene? Quindi, detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!